Buongiorno, iniziamo una serie di video nei quali parliamo delle peculiarità e delle caratteristiche delle centraline di termoregolazione. Innanzitutto, cosa sono le centraline di termoregolazione? Sono delle macchine, qualcuno le chiama caldaie, qualcuno le chiama TCU, Thermal Control Unit, il classico acronimo inglese o americano. In pratica sono delle apparecchiature composte tipicamente da una pompa di circolazione, un sistema di riscaldamento e un sistema di raffreddamento, e un quadro elettrico con un controllo PID che mantiene un fluido a una temperatura controllata. Tale fluido va poi a regolare la temperatura di un processo industriale posto a valle, quindi sono delle utilities a servizio di processi industriali. Ne esistono di diversi tipi, come avete visto in altri video, facciamo centraline con riscaldamento elettrico, con riscaldamento a vapore, con sistemi di raffreddamento differenti. Mi volevo soffermare però sulle caratteristiche dei fluidi che utilizziamo come fluidi vettore, ovvero del monofluido. Diciamo che queste centraline, a seconda delle temperature di design alle quali devono lavorare, possono operare con dei fluidi molto differenti, che possono essere dall'acqua, semplicissima, a temperatura ambiente, quindi con sistemi di circolazione non pressurizzati, quindi con sistemi di circolazione atmosferici, acqua pressurizzata quando le temperature arrivano fino a 130-140 gradi, acqua additivata con antigelo, quindi con glicole, monoetilenico o propilenico, quando il range di temperatura parte da temperature sotto lo zero. Oli siliconici o oli speciali, quando partiamo magari da temperature sotto lo zero ma dobbiamo salire a temperature molto elevate e mantenere comunque una buona scorrevolezza, una bassa viscosità. Dopodiché, quando saliamo di temperatura, passiamo agli oli diatermici. Con gli oli diatermici abbiamo due tipologie di macchine, una tipologia di macchina che arriva fino a 180 gradi, tipicamente realizzate con componenti, diciamo così, sofisticati ma di un certo tipo, banalmente pompe contenute meccaniche, oppure olio diatermico fino a 300-320 gradi. In questo caso i componenti sono più sofisticati, si utilizzano ad esempio pompe a trascinamento magnetico. Che cosa ci spinge a utilizzare un fluido piuttosto che un altro? Come dicevo prima, dipende sostanzialmente dalle condizioni di design di temperatura, ovvero bassa temperatura, glicoli, antigelo, temperatura diciamo così ambiente fino a 130 gradi, acqua, temperature estreme, quindi da meno 20, meno 30 a temperature elevate, fluidi siliconici, fluidi speciali, oli tipicamente, alte temperature fino a 180 o 300 gradi, oli diatermici. Ne parliamo ancora. Buona giornata.